Salve a tutti e bentornati su The Silicon Channel. Sono gasato in maniera particolare perché finalmente, diciamo, in maniera quasi totale sono riuscito a raggiungere il mio obiettivo, che era quello di fare girare un LLM in locale. In che senso? Voi mi chiederete, non l'hai fatto già nel video precedente? Sì, ma questo si può considerare un completamento di quel video perché ho imparato altre cose nel frattempo, mentre che spippolavo qua e là. Stavo banalmente cercando un client mail adatto per Arch Linux che non fosse troppo pesante. E allora praticamente il mio Claude gratuito si è bloccato perché mi ha detto hai superato le richieste massime giornaliere. Allora ho chiesto a Gemini, ho detto anziché interpellare Gemini, perché non interpello il modello che ho installato io in locale? Giustamente devo essere coerente. Non capiva un emerito. Quindi che cosa ho fatto? Ho interpellato Gemini per chiedergli ma perché il mio modello non capisce niente di quello che io gli chiedo? Ho abilitato le ricerche web, ho sbloccato le porte per farlo connettere a internet, fa le ricerche e poi non mi sa mettere due parole una dietro l'altra. Ho scoperto diverse cose. Allora, prima cosa, se voi fate sudo systemctl edit ollama.service, che è il file di configurazione di quando avviate Ollama, praticamente all'interno di questo file trovate questa stringa. Questa stringa è fondamentale, almeno per il mio sistema che è composto da una GTX 1080 e un Ryzen 6 3600X. Comunque, praticamente le GPU Pascal, come la mia, non supportano questo parametro che era attivo, quindi era settato a 1. Io l'ho settato a 0. Già qua praticamente cosa è cambiato? È cambiato che non crasha più, cioè prima io praticamente facevo una ricerca, si avviava il modello, concludeva la ricerca, anche se non funzionava, cioè faceva una ricerca che sconclusionata totalmente, però anche quando il modello smetteva di ragionare, lui continuava ad avere la GPU sotto come si dice, in ostaggio al 100%. Ho detto ma perché se non sta ragionando mi tiene la GPU occupata al 100%? E è dovuto a questo parametro che praticamente non è supportato dalle GPU Pascal. Poi un'altra cosa utile, questa stringa qua. Questa stringa qua è fondamentale. Quando voi caricate dei modelli che pesano al limite della dimensione della vostra VRAM, quindi il mio modello che ora vi farò vedere, che ho scaricato ora, che mi ha lasciato a bocca aperta, questo Mistral Nemo, quando questo modello praticamente è quasi a saturazione della vostra VRAM, dovete diminuire il contesto del modello che viene considerato da Ollama. In questo caso c'era prima 8192, adesso 4096. Questo di qua in pratica permette di non fare crashare il modello, cioè che lui va in loop e continua a fare la ricerca, ragionare e non riesce nemmeno a caricare la query per fare la ricerca online. Ho fatto la prova adesso, da che questo Mistral praticamente mi saturava la VRAM e iniziava a sfarfallare, ho cambiato, l'ho messo a 4096 e praticamente ha iniziato a funzionare correttamente e mi ha fatto vedere la guida che ora vi mostrerò. Ok, queste sono due cose fondamentali. Ho scoperto che si può scaricare pure, ora vi ingrandisco qua un po' la pagina, ho scoperto che si può scaricare praticamente il modello direttamente dalla pagina di OpenWebUI. Voi praticamente qua inserite il nome del modello, ok? Però deve essere il modello esatto, il che è una seccatura. Cioè se voi non sapete, per esempio questo Open BMB Mini CPM bla bla bla, praticamente dovete digitare tutta sta roba qua. Se non lo sapete per filo e per segno, praticamente, scusate, ho sbattuto la tastiera, lui non ve lo trova. Quindi se voi inserite il modello esatto per filo e per segno, lui vi avvia il download e da qui praticamente in basso vi spunta la rotellina, vi dice la percentuale di quanto sta scaricando il modello, ed è praticamente la stessa cosa di dare nel terminale il comando ollama pull e il nome modello. In questo caso l'ultimo che ho scaricato è questo, creating in Mistral Nemo Think. Sto coso è un mostro, ora vi faccio vedere la guida che mi ha fatto. Ovvio, non è come ChatGPT o Claude che gira su migliaia di server in contemporanea, però diciamo che per fare una mini ricerca, ovviamente più semplice di quella che io magari ho chiesto, va benissimo. Allora, vi faccio vedere praticamente che cosa mi ha tirato fuori questa bestia. Dopo aver settato i parametri correttamente dal file ollama.service, praticamente io gli ho fatto questa richiesta: auto setup ollama properly on Arch Linux step by step guide. Quindi come settare Ollama in maniera esatta, non mi viene la parola, in maniera corretta su Arch Linux, fammi una guida step by step. Quindi praticamente lui si è fatto le ricerche, però
io vi consiglio di dare un massimo di pagine processate. Ve lo faccio vedere qua, pannello di amministrazione, funzioni. Quando aprite qua il setting di web search, praticamente a parte qua mettere, come vi ho fatto vedere nel video di prima, un massimo di 5 query, e poi qua in basso, dov'era? Scrapped pages number, massimo 5. Questo aiuta perché lui praticamente, essendo che se voi avete poca memoria video nella scheda grafica, lui praticamente già ha caricato in memoria il modello che è in locale, più deve avere i dati per processare le ricerche che fa online, quindi lui carica altra memoria di dati che gli servono come cache per poi elaborare la risposta che darà a voi. Quindi questa cosa è fondamentale, non sovraccaricarlo con troppe richieste, troppe query da fare online. Ok, torno indietro, vabbè, apro la chat. Allora, io gli ho fatto questa richiesta qua e lui praticamente mi ha lasciato a bocca aperta, perché io se faccio la stessa cosa con un altro modello non ce la fa, impressionante. Poi ho scoperto che ci sono dei modelli adatti a ogni cosa, ci sono dei modelli adatti a fare le ricerche online, altri che sono più bravi nell'interpretare immagini, documenti, testi, eccetera. In questo caso io ho trovato almeno al momento un compromesso con questo Mistral, che praticamente è super cazzuto perché pesa 7 GB, è quantizzato a 4 bit che va bene per la GTX 1080 perché ha poca memoria. Praticamente se voi lo settate correttamente come ho fatto io, riesce a girare tranquillamente e vi tira fuori. C'è una guida così, guardate quanto è lunga, quanto è complessa, mi dà pure i comandi da fare. Ovvio non è completa come quella che tirate fuori con ChatGPT o Claude, però diciamo che ci si avvicina un po', ci si avvicina un poco. Io non gli ho chiesto in italiano, proviamo a fare una richiesta in italiano. Poi alcuni modelli capiscono meglio l'italiano, altri peggio, quindi dipende voi se siete in grado di parlare anche il cinese, perché alcuni modelli la loro lingua nativa è il cinese. Lui praticamente mi ha fatto questa guida che devo dire mi ricorda quelle che mi faceva ChatGPT o che mi fa Claude. Addirittura qua praticamente io ho chiesto come settare Ollama, quindi avviare il servizio Ollama. Ah, posso addirittura mi fa copiare il comando negli appunti. Wow. Controllare il firewall, sbloccare le porte, poi eseguire il modello. In questo caso mi ha parlato della piattaforma ROCm di AMD, però io ho una GPU Nvidia, quindi non gli ho specificato la scheda grafica che ho io, però se gli avessi specificato di avere la scheda Nvidia, lui mi avrebbe tirato fuori magari le ottimizzazioni per la scheda Nvidia. Poi scaricare lo script di installazione di Ollama, controllare la versione, configurare il file ollama.service che è fondamentale come vi ho mostrato, aggiungere questa roba qua, poi cosa dice? E abilitare Ollama, quindi a ogni lancio del sistema operativo lui si avvia o startarlo sul momento, poi le regole del firewall, avviare il modello Gemma, poi scaricare il framework ROCm dal sito ufficiale, eseguirlo, vedere i log, insomma lui si è fermato qua. Ora provo a chiederglielo in italiano, magari vediamo se riesce a capire l'italiano. Ok, come settare correttamente Ollama su Arch Linux, GPU Nvidia GTX 1080. Gli diamo la ricerca web, il modello che userò è questo, che è il più completo che ho trovato finora. Poi praticamente c'è questo modello mini CPM che è ottimo per elaborare le immagini, non per generarle o modificarle, ma per l'interpretazione. Se voi fate uno screen, tipo estrarre il testo, oppure che so, fare una sintesi o descrivimi la scena. Io non ho approfondito più di tanto perché l'ho scaricato adesso, quindi non so. L'AMA è sempre quello consigliato genericamente per fare le ricerche, per fare un po' di tutte cose, è il migliore sotto questo aspetto. E l'ho riprovato dopo aver settato ora i parametri su ollama.service e funziona molto meglio. Ci capiamo, ovvio, non è intelligente come questo Mistral che è fuori di testa, cioè lui mi dice 4 paroline, sì, così, così, così e basta. Cioè questo mi ha fatto una guida che, wow, cioè non me l'aspettavo. Selezioniamo Mistral, lo invio. Ora lui qua in alto, come vedete, carica il modello nella RAM e inizia a generare la query per fare la ricerca online. Dopodiché scaricherà il materiale che gli interessa, lo elabora e mi fornirà la risposta. In teoria questi modelli più grossi sono più lenti, quindi se a voi vi interessa meno latenza, dico, sono tutti lenti con l'hardware, se avete un hardware modesto come il mio, dico, cambia poco. Però credetemi che se riuscite a trovare il modello ottimizzato per il vostro hardware, fa la differenza, come l'ha fatta a me. Io non ci credevo, infatti non l'ho più usato, da quando ho fatto il video non l'ho più usato.
Ci ho smanettato oggi che avevo realmente necessità e non mi funzionava Claude. Ci ho sbattuto la testa e sono riuscito a migliorare un po' di cose, perché adesso veramente non dico che è perfetto, Questo crasha ora, perché già ci sta mettendo un po' tanto. Comunque di solito crasha alla fine, cioè lui vi dà la risposta e crasha. Perché questo accade quando lui non riesce ad avere tutta la memoria che gli necessita per fare l'elaborazione dei dati, e anche se vi dà la risposta poi alla fine corretta e smette di ragionare, crasha e vi trovate la GPU al massimo per un po' di tempo e dovete fare il restart di Ollama. I comandi sono questi, ve li mostro: sudo systemctl daemon reload e sudo systemctl restart Ollama, sono questi due. Ok, adesso come vedete ha completato la ricerca, è un po' più lento, sì, in effetti ora che ci faccio caso è un po' più lento rispetto a Ollama, 8 miliardi di parametri, o anche ad altri modelli che magari fittano perfettamente con la vostra VRAM. Ora sta ragionando sul materiale che ha scaricato, lui sta ragionando in inglese, ora mi dovrebbe dare la risposta in italiano in teoria, vediamo se è vero, perché questo è il suo ragionamento. La GPU lavora di meno, come vedete al 50%, non è al 100%, ma penso perché questo modello va a stressare non solo la VRAM perché già è satura praticamente, ma va a usare come cache anche la RAM normale, anche se qua non lo dice, o comunque non lo capisco io, però in teoria è così. E non solo rallenta, diciamo, cioè rallentano tutte cose, addirittura dice che può rallentare anche a 30 volte rispetto ad usare solamente la VRAM. Comunque credo che lui si prepari tutto il ragionamento, dopodiché me lo stampa, perché io se chiudo qua, lui tutta questa roba non me la mostrerebbe, cioè se io chiudo qua, pensiero. Ah, ok, me lo sta scrivendo, perfetto. Ok, allora non ho capito che cosa sta quella finestra lì. Pensiero, non l'ho capito. Come vedete ha finito, mi ha risposto in inglese, è la stessa guida più o meno simile, ha aggiunto qua l'installazione del materiale Nvidia, perché giustamente è una scheda Nvidia. Verificare con Nvidia SMI che è corretto, questo ve l'avevo mostrato pure nel video. Ollama restart.sh, cliente potente GPU issues after waking from sleep. No, io non posso mandare il PC in sleep perché sennò mi crasha, perché i driver Nvidia non sono capaci di gestirlo su Linux. Vabbè, restartare Ollama, fattore di driver su Nvidia, unload e reload GPU modules, ok, per rendere eseguibile sta roba. Ma nel mio caso io ho provato a settare la GPU Nvidia con vari parametri per supportare la modalità di sospensione del PC, ma non ha mai funzionato, cioè no, purtroppo non funziona. Quindi qua ho Llama -list per vedere i modelli installati, ok, poi per vedere i log, perfetto, diciamo è una guida molto stringata, piccolina, semplice, banale, però è molto di più di quando si è riuscito a fare finora. Cioè magari non dovete fare sta guida qua, dovete chiedergli una cosa un po' più semplice. Facciamo la ricerca, perché se no lui va a fare la ricerca di qualsiasi cosa gli dite, non è così intelligente. Poi un'altra cosa che vi consiglio di settare qua da terminale, sempre del file ollama.service, ecco qua sta iniziando a rispondere, è di andare a settare praticamente il parametro keep alive, Ollama keep alive, cioè quanto tempo lui deve tenere il modello nella memoria dopo che voi avete finito, cioè dopo che lui ha finito di ragionare. Vi consiglio di mettere a 0, così se voi magari non vi interessa interpellarlo ogni 5 secondi, praticamente già potete utilizzare qualsiasi cosa che va a saturare la memoria video senza che vi crashi il sistema. Però non è istantaneo, lo fa dopo un po', non so se è un minuto o un tot di secondi, però non è istantaneo. Vi consiglio di fare questo. Poi se avete una GTX, una RTX 5090 non è un vostro problema sicuramente, penso. Qua lui mi sta rispondendo tutta sta roba in italiano. Però se non posso darsi oggi, mi assicurerò di mandare conversazione in questa lingua. Mi scuso eventuale, no vabbè, mi concentrerò. Mi sa che sta andando in loop. È andato in loop, però non è crashato perché qua l'utilizzo della GPU ora si è assestato allo 0%. Ok, quindi se io gli chiedo, attiviamo la ricerca online, invio e vediamo se ci risponde in italiano. Ma non mi fido tanto perché di solito non lo fanno mai, o sono io che sono stupido e non riesco a settarlo. Ora sta generando la query, poi fa la ricerca e alla fine elabora quello che ha trovato online. Ci mette un po', però se è così preciso ne vale la pena. Alla fine
magari voi mettete a fare altro, vi guardate le mail come devo fare io oggi, e non l'ho fatto perché perché mi sono messo a spippolare queste robe qua. Però ho imparato qualcosa di nuovo e che posso condividere con voi, perché il video di prima era un po' incompleto, perché voi vedevate che mi crashava il modello, io non sapevo spiegarvi il perché e non riuscivo nemmeno a capire bene le ricerche online. Quindi diciamo che quel video era un po' incompleto. Chiedo scusa, sono le mie prime esperienze sia su YouTube che con questi strumenti, però ci tenevo. Io proprio oggi che spippolavo ho detto aspettate un attimo, condivido, faccio un breve video flash su YouTube. Flash si fa per dire perché da qui che lo registro a che lo edito, lo monto, lo carico, eccetera eccetera, passerà qualche giorno, però lo faccio con tutto il cuore, perché se è un contenuto di qualità che posso portare sul canale va bene, cioè l'importante è quello, poi alla fine chi se ne frega. Ci mette un po', ma è normale, sappiamo che è normale, ci mette un po'. Ok, ho completato le ricerche e ora piano piano andrò a formulare la risposta. Ok, mi ha risposto in italiano, quindi molto molto meglio degli altri modelli. E con l'ottimizzazione dei parametri di Ollama funziona tutto meglio, funzionano meglio anche gli altri modelli che da che non riuscivano a farmi nemmeno una ricerca online banalissima, adesso invece riescono a capirmi. Sì, mi rispondono magari in inglese, a volte in italiano, a volte in inglese, però riescono a produrre un risultato che abbia un minimo di senso. Un'infarinatura storica sul kernel Linux, cosa fa il kernel, il fatto che la numerazione non ha un significato specifico, verissimo, purtroppo è così, ma va bene, ci accontentiamo. Storia del kernel, mi sa che sta andando in loop. No, finito, però non mi ha detto le novità. Diciamo che non è propriamente lucidissimo, però proviamo a dire. Ok, vediamo che cosa ci risponde. Ovviamente la GPU la sto massacrando perché tra la registrazione con OBS e qua il modello nemmeno tanto, però diciamo che la memoria è satura. Diciamo che quando lui genera le query forse va a faticare più il processore, almeno con questo modello. Questo modello fatica di più il processore rispetto alla scheda video. Io non so se sia una cosa specifica, non so se è quel fatto della memoria che lui dopo una certa soglia, praticamente essendo che deve sfruttare la RAM, rallenta, quindi usa il processore per collegarsi alla. Non lo so, è una cosa tecnica che dovrei approfondire. Ho le pentole del PC al massimo. Comunque di sicuro fare girare questi modelli su Linux è un'esperienza molto meno traumatica che farla girare su Windows, perché già Windows si prende probabilmente 1 giga di memoria video così solo col desktop aperto, e 4 giga, 5 giga, 6 giga in base a che antivirus avete, così di RAM è normale, RAM di sistema, quindi cioè, alla fine su Linux va tutto meglio. Io Windows se sono costretto, perché c'è un programma che gira solo lì e che non sono riuscito a fare funzionare in nessun modo su Linux, per fare girare magari qualche gioco che non riesco a fare girare su Linux. Alla fine io comunque non sono un gamer, quindi questo capita davvero molto di rado. In questo esatto momento tutto il mio sistema PC, monitor, luce accesa in camera e UPS sta tirando alla presa un 300 watt, sì, quindi nemmeno tanto, cioè se andasse al massimo sarebbe sui 450 watt, quindi non sta sfruttando al massimo né il processore né la scheda video, come vabbè, si vede dal task manager. Mi sto annoiando perché aspetto lui. Ok, purtroppo ho dovuto interrompere la registrazione perché si è bloccato, quindi non ho portato a termine il comando che avevo chiesto, cioè dammi il changelog del kernel Linux, l'ultima versione. Diciamo che non è perfetto, però diciamo che le basi ci sono per poterlo migliorare ancora. Volevo condividere con voi queste cose che ho scoperto. Comunque di base, occhio ai parametri di Ollama.service. Poi per quanto riguarda i modelli, io mi sto trovando benissimo con questo Mistral Nemo, sempre quantizzato a 4 bit. Questo Q4KM pesa 7 GB ed è 12 miliardi di parametri. Questo mini CPM, a quanto ho capito, è molto ottimizzato per diciamo il suo modello visuale, quello immagini, documenti, ste robe qua, è molto potente, però non vi so dire perché lo dovrei testare. Lama sempre a 4 bit, la versione ad 8 miliardi di parametri, è quello generalista che va bene un po' per tutto. Io posso fare la prova a fare una query di ricerca con Lama, quindi io voglio chiedere parlami del privacy display di Galaxy S26 Ultra, vediamo se riesce a trovare qualcosa. Questo con Lama 3.1, 8 miliardi di parametri. Questo è molto più veloce, come vedete, più scattante, però ora vedrete
se non sarà sbugiardato in diretta, che è meno preciso e meno prolisso. Ok, quindi mi sta spiegando più o meno come funziona per sto amico il privacy display del Galaxy S26 Ultra. Sì, diciamo che settando bene il file, questo di Ollama, si riesce a fare funzionare bene un po' più di modelli, anche quelli più grossi, perché questo Mistral in teoria dovrebbe fare fatica, però funziona, perché diminuendo poi il contesto da 8192 a 4096 lui riesce a farlo girare. Quindi semplicemente questo. Credo che per questo video sia tutto. Ci rivediamo nel prossimo, sempre qui su The Silicon Channel. Ciao ciao.